Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Contan Orion Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cosa ha Contan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Contan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Contan? Contan ha un farmaco a base del principio attivo entacapone, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson dopaminergici e nello specifico altre sostanze dopaminergiche. È commercializzato in Italia dall'azienda Orion Pharma SRL. Contan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Contan 200 mg 100 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Orion Corporation. Concessionario: Orion Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo entacapone. Gruppo terapeutico: anti-Parkinson dopaminergici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: entacapone, in aggiunta alle preparazioni standard a base di levodopa/benserazide o levodopa/carbidopa, ha indicato per il trattamento dei pazienti adulti con malattia di Parkinson che presentano fluttuazioni motorie giornaliere di Euro-sfine dosi a Euro-S e che non possono essere stabilizzati con le suddette combinazioni. Posologia: entacapone deve essere usato solo in associazione alle preparazioni a base di levodopa/benserazide o levodopa/carbidopa. Le informazioni per l'utilizzo di queste preparazioni a base di levodopa sono valide anche per l'uso in associazione ad entacapone. Posologia: una compressa da 200 mg viene assunta con ciascuna dose di levodopa/inibitori della dopa-decarbossilasi. La dose massima raccomandata a 200 mg 10 volte al giorno, ciò a 2000 mg di entacapone. Entacapone potenzia gli effetti della levodopa. Quindi, per ridurre le reazioni avverse dopaminergiche legate alla levodopa, ad esempio discinesia, nausea, vomito e allucinazioni, è spesso necessario aggiustare il dosaggio della levodopa nei primi giorni o nelle prime settimane di trattamento con entacapone. La dose giornaliera di levodopa può essere ridotta del 10-30% circa, prolungando l'intervallo tra le dosi e riducendo la quantità di levodopa ad ogni somministrazione, tenendo in considerazione le condizioni cliniche del paziente. Se si interrompe il trattamento con entacapone, occorre aggiustare il dosaggio delle altre terapie anti-Parkinson, in particolare della levodopa, per raggiungere un sufficiente controllo dei sintomi parkinsoniani. Entacapone aumenta leggermente, 5-10%, la biodisponibilità della levodopa contenuta nelle preparazioni standard di levodopa/benserazide rispetto alle preparazioni standard di levodopa/carbidopa. Quindi, i pazienti che stanno assumendo preparazioni standard a base di levodopa/benserazide possono richiedere una riduzione maggiore del dosaggio di levodopa quando viene iniziato il trattamento con entacapone. Insufficienza renale. L'insufficienza renale non modifica la farmacocinetica di entacapone e non ha necessario alcun aggiustamento posologico. Tuttavia, per i pazienti in dialisi, si può considerare la possibilità di prolungare l'intervallo tra le dosi, vedere paragrafo 5.2. Insufficienza epatica, vedere paragrafo 4.3. Anziani, a 0-65 anni. Non ha richiesto alcun aggiustamento posologico di entacapone per gli anziani. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Contan nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Entacapone viene somministrato per via orale e contemporaneamente ad ogni somministrazione di levodopa/carbidopa o levodopa/benserazide. Entacapone può essere assunto con o senza cibo, vedere paragrafo 5.2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza epatica. Feocromocitoma. Uso concomitante di entacapone e degli inibitori non selettivi delle monoamino ossidasi, MAO e MAO-B, ad esempio fenelzina, tranilcipromina. Uso concomitante di un inibitore selettivo delle MAO con un inibitore selettivo delle MAO-B in associazione ad entacapone, vedere paragrafo 4.5. Storia precedente di sindrome neurolettica maligna, NMS, e/o rabdomiolisi di origine non traumatica.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In pazienti con malattia di Parkinson si è osservata raramente l'insorgenza di rabdomiolisi secondaria a gravi discinesie o a sindrome neurolettica maligna, NMS. La NMS, compresa la rabdomiolisi e l'ipertermia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non si è osservata alcuna interazione tra entacapone e carbidopa nel range di dosi consigliate. Le interazioni farmacocinetiche con benserazide non sono state studiate. Negli studi a dosi singole vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Contan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Contan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non si sono osservati evidenti effetti teratogeni a copyright effetti fetotossici primari negli studi condotti in animali in cui i livelli di esposizione ad entacapone erano marcatamente superiori ai livelli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Contan in associazione con levodopa può compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Entacapone può, somministrato in associazione alla levodopa, causare capogiri e ortostatismo sintomatico. Pertanto è necessario prestare cautela nella guida e nell'utilizzo di macchinari. Pazienti in trattamento con entacapone in associazione con levodopa che presentino episodi di sonnolenza o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui un'alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o gli altri a seri rischi o a morte, per esempio l'uso di macchine, fino a che tali episodi ricorrenti non si siano risolti. Vedere anche paragrafo 4.4. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequenti causate da entacapone sono legate all'aumento dell'attività dopaminergica e si verificano più comunemente all'inizio del trattamento. La riduzione del dosaggio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I dati di post-marketing includono casi isolati di sovradosaggio in cui la dose giornaliera massima di entacapone è stata segnalata pari a 16.000 mg. I sintomi e i segni acuti in questi casi di sovradosaggio includevano confusione, diminuzione dell'attività, sonnolenza, ipotonia, discolorazione della pelle e orticaria. In caso di sovradosaggio acuto il trattamento asintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altre sostanze dopaminergiche, codice ATC. N04DX02. Entacapone appartiene ad una nuova classe terapeutica, gli inibitori delle catecolometiltransferasi, CONT. È un inibitore reversibile e specifico delle CONT-AD, proprietà farmacocinetiche, caratteristiche generali del principio attivo. Assorbimento. L'assorbimento di entacapone è caratterizzato da un'elevata variabilità intra e interindividuale. La concentrazione plasmatica al picco, Cmax, viene in genere raggiunta circa un'ora dopo, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rilevano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Negli studi di tossicità elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, mannitolo, crosscarmellosio sodico, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato, rivestimento, ipromellosa, polisorbato 80, glicerolo 85%, saccarosio, ossido di ferro giallo, e 172, ossido di ferro rosso, e 172. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.